In questo primo video, spero di farne altri, vorrei analizzare il funzionamento di QCAD, un CAD gratuito funzionante sia su Windows, su Mac e su Linux. Il fatto che funzioni su tutte le piattaforme lo rende comunque molto interessante, in quanto può essere anche gestito, diciamo, dagli utenti Mac e addirittura gli utenti Linux. Io in questo momento sto utilizzando la versione di prova di QCAD Professional, però esiste anche una versione limited edition che diciamo è completamente gratuita. Andando sul sito di QCAD, quindi qcad.org, è possibile quindi scaricare la versione per Windows, la versione per Mac e la versione per Linux. La versione gratuita Edition è contenuta stesso all'interno della versione trial, cioè nel momento in cui scade la versione trial, diciamo, se uno non ha intenzione di acquistare il programma, può, diciamo, può continuare ad utilizzarlo nella versione edition che praticamente non scade mai. Il programma comunque è anche abbastanza economico, quindi anche volendolo acquistare, ora non mi ricordo dove si vede il prezzo, mi sembra qui, comunque ha un prezzo molto abbordabile, quindi addirittura la versione professional costa 61 euro, eh, anzi qui abbiamo una versione di 41 euro con una singola licenza. Questa versione da 61 può essere scaricata anche su pinna, quindi è comunque molto comodo, diciamo a un prezzo abbastanza contenuto. Torniamo di nuovo sul programma e vediamo come funziona. Nel momento in cui si apre, nella parte superiore abbiamo i menu che permettono di raggiungere la maggior parte dei comandi. In questo caso, dopo 15 minuti che il programma viene tenuto aperto, lui ci chiede di riavviarlo, quindi con la versione professional, quindi con la versione a pagamento, lo possiamo tenere acceso, diciamo, per 15 minuti, poi dopo 15 minuti dobbiamo riavviare. Nel caso possiamo rendere la versione, diciamo, non professional, andando qui a rimuovere la, la prova gratuita. Nel momento in cui si chiude, lui ci chiede anche se vogliamo salvare il file e quindi lui ci va a chiudere il. Alla riapertura del programma, se vogliamo evitare di aprire la versione a pagamento e quindi vogliamo trasformarlo in una versione gratuita, nella finestra di lato qui abbiamo un tasto che si chiama rimuovi, quindi si chiama rimuovi la versione di prova. Cliccando su questo rimuovi la versione di prova, lui ci dice che per rimuovere questa versione di prova bisogna praticamente eliminare questi plugin. Per trasformare la versione diciamo, di prova in una versione gratuita dobbiamo eliminare alcuni plugin. Cliccando qui sul tasto rimuovi, lui ci fa vedere l'elenco di tutti i plugin che lui ci va ad eliminare. Questi plugin ovviamente toglieranno funzionalità al programma, però almeno sarà in versione gratuita, anche se comunque, come dicevo, ha un prezzo talmente basso di 40 euro che
si potrebbe anche fare diciamo, sostenere la spesa nel caso sia effettivamente valido. Io adesso lo sto provando, quindi non so se confrontato con un AutoCAD può minimamente diciamo sostenere il confronto. Nel caso diciamo potrei anche acquistare la, la versione professionale in quanto è molto economica. Quindi per trasformare la versione gratuita, la versione professionale trial in una versione gratuita, dobbiamo andare nella cartella di installazione di QCAD, nella sottocartella plugin, selezionare i file DLL che ci indica lui. Io adesso non li voglio eliminare per avere poi la possibilità di tornare alla versione professional nel caso in cui decidessi di fare l'acquisto. In questo caso, quindi selezionato i file che lui mi indica qua dentro, faccio un taglia, quindi CTRL X, creo una nuova cartella e qui faccio CTRL V. Continuo, copio tutti questi elementi qui dentro e chiamo questa cartella versione Pro. Quindi nel caso in cui decidessi di acquistare la versione a pagamento, andrei a reinserire questi DLL qui dentro. Nel momento in cui torniamo qui, appena il programma non trova più quei file DLL, vedete che è scomparsa la dicitura che mi diceva che il programma è diciamo in versione trial. Andando a esaminare l'interfaccia è abbastanza semplice. Cliccando con il tasto destro in un'area vuota, in widget abbiamo la possibilità di inserire i widget, che sarebbero praticamente questi elementi molto grandi. Quindi qui abbiamo il widget delle proprietà che ci dà le proprietà di un elemento nel momento in cui lo selezioniamo. Il widget livelli sarebbe questo qui dei livelli. Poi abbiamo sotto la riga di comando come in AutoCAD che ci dice che cosa stiamo facendo. Nelle barre degli strumenti invece abbiamo le barre degli strumenti che sono queste qui e ne possiamo aggiungere anche altre. Infatti una che io vi consiglio di inserire è quella di modifica CAD, che contiene tutti i comandi per specchiare, tagliare, cimare, raccordare. Quindi i comandi, diciamo che in AutoCAD vengono utilizzati tantissimo. Un'altra barra degli strumenti, diciamo, molto utile e quindi questa qua file sarebbe questa qua qui sopra. All'interno del programma lo zoom funziona uguale in AutoCAD, quindi io muovo la rotella verso l'avanti e lui zooma in avanti, muovo la rotella verso dietro e lui zooma all'indietro. Se schiaccio la rotella fa il pan spostandosi a destra e a sinistra. Di default qui è visibile una griglia che cliccando su questo tasto qui sopra io posso andare a disabilitarla. Qui abbiamo i classici comandi per zoomare e qui per fare lo zoom estensione, che lui chiama zoom ottimizza, che è comunque molto comodo perché ora io vado a creare una semplice forma all'interno dell'area di lavoro e simulo che magari ho perso il disegno. Cliccando su questo tasto, ovunque il disegno si trova, ci appare quindi in primo piano. Quando clicco sugli elementi, nell'editor delle proprietà, io ne vedo tutte le proprietà, tra cui il livello, il colore, lo spessore di linea, il tipo di linea, quindi in questo è simile ad AutoCAD. E qui dentro ci dà anche tutti i dati relativi al raggio, al diametro, all'area. E qui abbiamo invece l'elenco dei livelli. Qui di default è creato un unico livello che si chiama livello 0. Cliccando su questo più possiamo creare un altro
livello. Con questo livello superiore possiamo creare una gerarchia di livelli come in Rhino. Non so se qualcuno di voi utilizza Rhino, è possibile creare una gerarchia di livelli. Magari per esempio se io stessi facendo un'abitazione potrei creare un livello che si chiama piano primo e dentro mettere tutti i muri, i solai, le porte, le finestre del piano primo, passare poi al piano secondo, eccetera, eccetera. Quindi è davvero molto comodo. Cliccando su questo meno vado a eliminare il layer. Il layer 0 è un layer di sistema come in AutoCAD, quindi non è possibile eliminarlo. Quindi vado ad aggiungere un nuovo livello e clicco su OK. Quando la matita è posta accanto al livello vuol dire che quel livello è attivo in quel momento. Il fatto che un livello sia attivo vuol dire che quando io vado a creare, diciamo, un qualcosa, quel qualcosa entra all'interno di quel livello lì. Infatti io se chiudo l'occhio relativo a quel livello, vedete che la linea è scomparsa. Se io seleziono questa linea e voglio riportarla nel livello 0, qui nella barra delle proprietà clicco sul livello 0 e lui passa nel livello 0. Io ai livelli posso dare anche un colore. Facendo un doppio clic qui sopra posso dire ad esempio che questo livello deve avere un colore rosso e uno spessore per esempio di 0,35. Confermo con OK e se prendo questa linea e la sposto il livello 1, voi vedete che lei si cambia colore e ha cambiato anche spessore, anche se in questo momento lo spessore non lo trovo. Sicuramente penso ci sarà un tasto come in AutoCAD per visualizzare lo spessore. In realtà diciamo non lo so ancora perché il programma adesso l'ho aperto per la prima volta, quindi tutto quello che vi sto dicendo, diciamo, lo sto dicendo guardandolo in tempo reale assieme a voi. Poi magari quando poi scoprirò altre cose di questo programma, magari ve le indicherò. Quindi per il momento, anche se la linea è stata impostata ad un livello, diciamo con uno spessore maggiore, noi comunque la vediamo visibile. Per cancellare una linea si può selezionare e premere Canc al di sopra della tastiera. Di cose diciamo generali, più o meno queste qua sono le cose più importanti. All'interno di file modifica, qui abbiamo delle preferenze di disegno e delle preferenze dell'applicazione. Come preferenze di disegno possiamo decidere la spaziatura della griglia, cosa abbastanza inutile perché non l'ho mai utilizzata in vita mia. Più utile è l'unità di misura, quindi disegno unitario sarebbe l'area di lavoro in cui andiamo a disegnare, unità della carta, probabilmente il programma ha uno spazio carta come AutoCAD e quindi in questo caso è impostato in millimetri, quindi adesso va bene così. Qui è quando inseriremo i punti, quindi questa cosa è simile ad AutoCAD, come li vogliamo visualizzare. Qui è come vogliamo vedere la schermata, se in una finestra o in più finestre e qui possiamo impostare tutte le caratteristiche delle quote e tutte le caratteristiche diciamo della stampa. Però prima di arrivare a questo diciamo concentriamoci su quelle che sono diciamo i comandi più importanti, poi piano piano andremo verso le cose più particolari. Cliccando su preferenze di applicazione si apre un pannello che ci dà tutta una serie diciamo di preferenze che sicuramente saranno molto utili, però per il momento
non ci interessano. Qui abbiamo la lingua, anche se comunque scaricandola dal sito in italiano, anche il programma dovrebbe essere in italiano. Quindi adesso siamo pronti, diciamo, per disegnare. Questa barra che vediamo qui contiene la maggior parte degli elementi di disegno che io posso creare, quindi i punti, le linee, gli archi, i cerchi, gli ellissi, le spline, le polilinee, gli strumenti forma, cioè i rettangoli e i poligoni, lo strumento tratteggio, il testo, le quote, l'inserimento di un'immagine. eh, Questi sono gli strumenti di modifica, quindi praticamente quelli che io ho inserito qua e conviene tenerli qua. Purtroppo non li ho potuti mettere in orizzontale perché ehm, essendo molto lunghi non entrano, diciamo, interamente, quindi se io li vado ad inserire qua, una parte di questi elementi, ah vabbè, cliccando qua ho la possibilità di aprirlo e vedere gli altri tasti che mancano qua, che diciamo comunque i più importanti, almeno sul mio schermo, diciamo si vedono, quindi volendolo potrei pure lasciare qua, simulando un pochino quello che diciamo l'interfaccia grafica di AutoCAD nella vecchia versione, in cui abbiamo nella parte qui gli elementi di disegno, in questa parte gli elementi di trasformazione. Ovviamente molti di questi sono deselezionati perché nel momento in cui io vado a selezionare un oggetto, questi comandi si sbloccheranno, quindi ci sono alcuni comandi che si sbloccano soltanto se è possibile, diciamo, dopo averli eh, selezionati. In questo caso, per rendere più leggibile questa barra, sposto questo elemento qui sopra e questo elemento qui. Una delle prime cose da fare per evitare che il programma ci dia fastidio nel disegno è quello di andare a deselezionare lo snap alla griglia, che di default è attivo, anche se la griglia è stata nascosta. Quando passiamo al di sopra della griglia, vediamo che lui afferra direttamente quello che è il punto della griglia, e questa cosa, a meno che non dovete disegnare un Tetris, diciamo è abbastanza inutile la griglia. Io non l'ho mai utilizzata in AutoCAD, quindi oltre a deselezionarla andiamo anche in Snap e impostiamo qui Snap libero, in modo tale che lui vedo che comunque continua a prendere i punti. eh, ok, quindi teoricamente noi dovremmo cliccare qui sopra per fargli attivare questa cosa, e probabilmente quindi non dobbiamo cliccare sul nome, ma dobbiamo cliccare sul simbolino. Quindi quando sul simbolino è cliccato libero, vuol dire che a lui non sta funzionando, diciamo, lo snap, e quindi possiamo lavorare. Nel momento in cui clicchiamo sulla linea, che poi è la cosa più importante, diciamo, all'interno di un CAD, abbiamo la possibilità di fare delle linee, diciamo, delle linee senza nessun tipo di vincolo, che possono andare in tutte le direzioni, oppure per fermarla clicco con il tasto destro, oppure delle linee vincolate, tra cui per esempio ci sono delle linee che possono essere solo orizzontali e delle linee che possono essere solo verticali. Quando clicchiamo su queste linee, qui abbiamo un pannellino che forse ci conviene portarlo qui per averlo più visibile.
quindi magari spostiamo questo un pochino più in qua. Questo pannellino ci dà le proprietà del comando che noi clicchiamo. In questo caso lui con queste linee orizzontali e verticali ci crea una linea di questa lunghezza qua. Ovviamente noi non utilizzeremo questo sistema per disegnare, ma utilizzeremo le linee singole. Quando vado a selezionare, come in AutoCAD, posso fare una selezione da sinistra verso destra e seleziona solo gli elementi interamente contenuti nella selezione. Con una finestra invece da destra verso sinistra, lui prende tutti gli elementi, anche quelli che intercetta. Quindi in molte cose comunque è uguale ad AutoCAD, tipo qui nella selezione di questi elementi. Ok, allora per oggi ci fermiamo e nella prossima lezione proviamo a disegnare un piccolo appartamento, perché fondamentalmente QCAD lo vorrei esplorare, diciamo, in ambito architettonico, quindi per cercare di creare delle piante, delle sezioni, quindi per provare ad usarlo come alternativa ad AutoCAD, anche se comunque mi rendo conto che AutoCAD è un programma super sofisticato, quindi sicuramente ci saranno delle mancanze rispetto ad AutoCAD, però considerando che il programma è totalmente gratuito, può essere comunque interessante da sperimentare.